Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del secondo semestre 2026. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici dello Scorpione. Può essere un periodo fecondo per creare qualche cosa, per espandere qualche cosa che c'è già o diciamo per sviluppare il lato materno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web con i servizi che propongo. C'è il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, al corso di approfondimento sulle famiglie reali di fine giugno e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Cavaliere di Pentacoli, Giudizio, 6 di Spade, Regina di Coppe, Due di Spade, il Mondo, Otto di Bastoni e Asso di Bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta qual è il movimento energetico più importante di tutto il periodo. In un secondo momento andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi, quindi di quello che vi dirò qui, quando potenzialmente potrebbe succedere. Allora, partiamo da questo Cavaliere di Pentacoli. Dieci di Pentacoli, e Morte. Voglio andare a vedere anche il Giudizio, Eremita, Re di Bastoni, Due di Pentacoli, Torre, Mago e Cavaliere di Spade. Credo che qui il punto sia capire che cosa potete fare da soli. Perché con questo Cavaliere di Pentacoli la sensazione è che abbiate bisogno di come imparare la lentezza. La sensazione che ho è che dobbiate costruire passo passo. È come un cambio con questa morte a livello, potrebbe anche essere di alleanze, a livello lavorativo, a livello familiare con questo 10 di Pentacoli. Però è un po' come il costruisco piano piano, c'è come una sensazione di lentezza qui. E con tutte queste carte, il giudizio e il contrario, devo dire che si tratta un po' di capire da che parte andare, mi verrebbe da dire, perché qui abbiamo anche un 2 di Pentacoli che potrebbe dirmi che avete più progetti in testa, più direzioni da poter prendere, più cose da dover seguire.
e avete comunque eremita e mago, che sono due archetipi molto solitari. Quindi è come se doveste, sento anche un po' lo staccarsi da una famiglia e il cominciare un proprio percorso. Ripeto, può essere anche una famiglia lavorativa, però è come se doveste spiccare il volo. Andiamo a vedere il 6 di spade, regina di spade, e regina di bastoni. Io ho la sensazione che abbiate bisogno di togliervi di dosso l'idea che da soli non ce la fate, che da soli non ci riuscite, perché con la regina di spade avete tutte le capacità per pianificare, organizzare, tenere le cose sotto controllo e date per scontato la vostra capacità di intervenire sulle situazioni. Potrebbe esserci anche un tema legato a un'ideologia, perché qui avete la torre, cioè come qualche cosa che dovete buttare giù nel prossimo periodo. Ah, ragazzi, che cosa ho visto? Torre, giudizio, morte. Qui potrebbe esserci proprio un risveglio spirituale per qualcuno, il rendersi conto che quello che avete fatto fino ad adesso non vi soddisfa più e che volete altro, che probabilmente, soprattutto se avete meno di 40 anni o siete lì intorno, 40, 45 così, di solito da 0 a 40, 45 si vive un po' il karma familiare. Da quell'età lì in avanti si vive un po' il proprio. E è il momento in cui arriva la crisi di mezza età dove uno si chiede tante cose, quello che sto facendo, quello che ho ottenuto, chi sono diventato, è veramente quello che rispecchia me o è una proiezione di come sono stato educato, di come sono stato cresciuto, di quello che ho creduto per tanto tempo? La sento un po' così. Fatemi, fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. Andiamo a vedere la regina. 8 di pentacoli, 5 di pentacoli, 4 di pentacoli. Può esserci, sento come una sfiducia di nuovo nelle vostre capacità. Cioè in realtà è solo un modo di pensare, perché voi con questo 8 di pentacoli sento che quando volete siete caterpillar. Però, scusate, con questo 4 di pentacoli, il 5 di pentacoli, sento che è come se foste attaccati a un'ideologia di carenza. Come vi dicevo prima, non sono abbastanza, da solo non ce la faccio o da sola, non so come ovviare certi inconvenienti. Però in quel caso lì, cioè voi partite l'obiettivo, ok? Vado, poi primo ostacolo, magari ce la faccio da solo. Secondo ostacolo, magari casco, mi devo rialzare. Terzo ostacolo, non so proprio come fare. Chiedo una consulenza, mi appoggio a qualcuno di esterno e poi io continuo la mia via. Cioè una volta superato l'ostacolo, boom. E quindi le cose prendetele passo passo. Ecco perché c'è il cavaliere di pentacoli. C'è da, come dire, togliersi, se vogliamo, dalla fretta di ottenere il risultato, probabilmente. Andiamo a vedere due di spade. Abbiamo un fante di spade e un sette di coppe. C'è come un'indecisione qui,
Io ho come l'idea che dobbiate monitorare una certa situazione oppure come analizzare una certa parte della vostra vita, perché con questo fante di spade avete come bisogno di raccogliere informazioni. E il 7 di coppe effettivamente, non lo so, ho come l'idea tra il 2 di spade che è ben dato e questo 7 di coppe, che il passo passo sia un dovere per voi nel prossimo semestre, perché avete bisogno di tempo per vedere come si evolve tutta questa situazione, anche nella vostra testa, come riuscite ad affrontare un po' le cose. Però è come se c'è bisogno di prenderla con calma, perché potrebbero esserci delle proiezioni o delle cose che non vedete, anche a causa di questo 6 di spade. Andiamo a vedere il mondo. 6 di spade. E regina di pentacoli. Mm. Ragazzi, avete 3 regine e l'imperatrice, eh? Per qualcuno si parla proprio di staccarsi da un genitore, in questo caso c'è un archetipo femminile. Però di nuovo c'è un 6 di spade che avete qui con la regina di pentacoli che è uno degli arcani minori dell'imperatrice. È come se doveste cambiare. Ah, guardate un po', c'è anche il mondo e 6 di spade. Qualcuno deve proprio cambiare residenza. Se per esempio vivete nello stesso paese di questa famiglia, che può essere di sangue, può essere aziendale, potrebbe esserci la necessità di spostarsi. C'è bisogno di come staccarsi qui, eh? C'è da affrontare questo nuovo inizio un po' in solitaria, se vogliamo. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Tre di spade appeso, ragazzi. Sento che probabilmente la cosa più difficile sarà comunicare a questo gruppo, a questa famiglia, a questo genitore, a questa parte di voi, perché potrebbe anche essere una parte di voi, se per esempio non avete più genitori in vita, ehm, come questo distacco, come il ti ringrazio di esserci stata o stata nella mia vita fino ad adesso, ma ora non mi serve più. Questa parte di me non mi serve più. Voglio una carta per l'asso di bastoni perché mi indica proprio un nuovo inizio. Asso di coppe. È una rinascita, ragazzi. È una rinascita da vecchie situazioni, da vecchie ideologie, da vecchi modi di pensare. Andiamo a vedere mese per mese. Intanto vi ricordo che questa è una di 4 letture che andrò pubblicando. Quella generale è già online nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale e poi ne seguiranno altre 2, una sull'amore e una sul lavoro e l'economia. 9 di spade. Di nuovo il giudizio. 4 di pentacoli che avete già qui. Sole, re di pentacoli e 5 di bastoni. Allora, qui è molto semplice, una carta mese, quindi abbiamo luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre.
Ok. Guardate, questo 9 di spade io lo potrei rivedere con questa parte della lettura. C'è qualcosa che vi preoccupa probabilmente a luglio, la regina di spade che avete già qui e un 2 di spade che avete qui effettivamente. È come se ci fosse una scelta da dover fare, un progetto, un programma con questa regina di spade. State gabulando qualcosa, state pensando, state pianificando, valutando e non vi nego che con questo 9 di spade potrebbero esserci dei pensieri che vi attanagliano un po', che vi preoccupano effettivamente. Andiamo a vedere il giudizio. Torre, che avete già qui, esattamente sotto il giudizio come sopra. E 2 di coppe. E qui avete il 2 di pentacoli. Potreste essere persone che a livello mentale pendolano. Che cosa vuol dire? Che o è bianco o è nero. Se fino a oggi ho pensato che fosse tutto bianco, mi succede qualcosa di brutto per cui il bianco diventa il cattivo e quindi vado al nero. Con questo 2 di coppe sento che è proprio il punto medio che dovrete imparare a trovare. Cioè, potrebbe esserci come un disequilibrio tra quello che è la parte emotiva e la parte mentale, quindi come avere un critico interiore molto forte, un padre molto severo, un padre interno molto severo, che critica, che giudica e via dicendo, e una madre interna che giustifica. Mm? Non ti preoccupare, la prossima volta andrà meglio, tutta quella parte un po' empatica dentro di noi, no? Però potrebbe essere che o siete troppo critici o siete troppo, diciamo così, empatici con voi stessi. E io qui sento che c'è da trovare un punto medio, appunto, come vi dicevo. Cioè, per certi versi può avere anche ragione la vostra mente, però è anche vero che per un buon 50% ha ragione la parte emotiva. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Perché il 4 di pentacoli a settembre mi parla proprio di questo distacco che vedo qua. È come se in questo momento, diciamo nell'estate, fosse più un momento di valutazione delle possibilità, di quello che potete fare, di dov'è la ragione, di dov'è il centro, di dov'è quello che volete voi. Vi ricordo che qui avete anche un eremita e quindi state cercando la vostra luce interna, la vostra verità e secondo me a settembre potreste effettivamente prendere questa scelta, questa decisione. C'è come il distacco dalla vecchia visione prima di questo giudizio, perché poi avete torre e 4 di pentacoli, quindi cavaliere di spade, che avete anche qui. Quindi le energie si ripetono proprio tanto, devo dire. Quindi sì, secondo me a settembre potrebbe esserci questa scelta, questo nuovo inizio, questo nuovo percorso. È una fase di distacco, secondo me. C'è un 9 di spade. Andiamo a vedere ottobre, perché a ottobre c'è il sole. 8 di coppe. Qui sento che è il momento di questa parte della lettura e asso di bastoni. Ottobre sarà il momento buono dove mi viene da dire farete i bagagli, ma perché qui abbiamo il mondo, però c'è anche un 8 di coppe che è una carta di allontanamento, una carta di distanziamento, una carta di qualcuno che va verso la propria verità, verso il proprio percorso, verso questo nuovo inizio, verso il proprio bambino interiore, potrei anche dire. Può essere un'amicizia, effettivamente, qualcuno che sì, ci potrebbe stare.
anche. Potrebbe essere come una nuova opportunità per spostarsi, magari è un amico, un'amica che vi ospita, se fosse per esempio la storia del trasloco. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. Abbiamo la Regina di Coppe e di nuovo il Sole. Io lo sento tanto come un distacco da un genitore, ripeto, se per caso i genitori non li avete più, è come se ci fosse la presenza dentro la vostra testa di questo genitore. È come se continuaste a sentire la sua voce che vi critica quando sbagliate, che vi critica quando non fate bene. E qui ci potrebbe essere bisogno di sviluppare la madre interna. La sento come una forte discrepanza tra quello che vuole il cuore e la mente ed è il periodo giusto per staccarsi da certe ideologie e andare verso quello che è la vostra verità. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Carro e asso di coppe che avete già qui. C'è un nuovo inizio entro la fine dell'anno, sento che dicembre probabilmente sarete un po' combattuti, un po' titubanti, un po' cosa devo sacrificare, perché effettivamente c'è un movimento già, però io sento che a novembre con questo Re di Pentacoli avrete come la capacità di tenere le cose in ordine, di tenere le cose a posto. Vi dedicherete molto a voi, devo dire. Se ci sono dei figli, potrebbe essere tempo importante per i figli, per qualcuno potrebbe essere una custodia congiunta che arriva. Ragazzi, io sento che inizia come un nuovo capitolo, un nuovo momento della vostra vita dove sarete più presenti e più focalizzati su voi stessi. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Allora, questi oracoli me li hanno regalati, sono bellissimi, sono gli dei induisti di cui io disconosco il nome, però li trovo bellissimi come immagini, come figure. Scusate, non mi ero accorta che non li vedevate. Nella spiegazione del libro dice di considerare questi dei come una sfaccettatura archetipica appartenente ad un solo Dio, al nostro Dio, insomma, no? Per chi fosse fortemente cattolico, cristiano, comunque avesse dei credi diversi da quello induista, prendetelo con una mente elastica. Ok, allora l'immagine è questa. Se c'è qualcuno che sa i nomi di questi dei, scriveteli. E qui abbiamo, ricordate che come soddisfate i bisogni del corpo per mantenerlo efficiente, dovreste impiegare quotidianamente, con regolarità, un po' di tempo per mantenere efficiente la vostra intima consapevolezza. È un po' come fare il punto della situazione una volta al giorno con anche questi due giudizi, no? Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Mm. Carta numero 20, qui vi parla del dopo la vita, cioè di quando saremo trascesi. Sapete, avete due volte il giudizio, avete la morte. Stavo guardando se c'era altro. Potreste avere qualcuno dall'aldilà che vi sta come sta vegliando su di voi, ho come la sensazione eh, che possa essere così per qualcuno di voi. Ehm, Questa carta
Allora, io la sento molto collegata con la coscienza, no? Cioè c'è una frase che io dico spesso e che è: nel momento in cui staremo per andarcene dall'altra parte, faremmo i conti solo con la nostra coscienza, perché di tutte le persone che ci hanno criticato, anche dei nostri genitori, dei parenti, degli insegnanti, tutte le persone che ci hanno criticato in vita, pochissimi, pochissimi, forse i figli e qualche amico, potrebbero essere lì sul nostro letto di morte. Però alla fine le uniche persone a cui dobbiamo rendere conto siamo noi, quindi è molto importante trovare la propria verità, trovare la propria strada, trovare il proprio input, quello che vi accende la fiamma divina, la scintilla divina. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. In entrambi i casi si guardano le credenze limitanti divise per settore, però nella parte degli abbonamenti tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' più vasta la formazione. Ho aperto anche recentemente una playlist sull'ermetismo, è già materiale un po' più esoterico, però comunque sono tutte cose interessanti, si parte da tanti punti, tutte le strade portano a Roma, no? È un po' così. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, si vedono, sono pubblici, sono quelli con le copertine lilla, sono le playlist con le copertine lilla. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!